Weila! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Gran Premio del Canada che si disputa sul circuito semipermanente intitolato dal 1982 a Gilles Villeneuve. Il circuito sorge sull'isola artificiale di Notre Dame, nell'estuario del fiume San Lorenzo a Montreal. L'isola è stata costruita in occasione delle Olimpiadi del 1967. La prima gara si disputò l'8 ottobre del 1978. Parliamo del layout. Il tracciato non presenta molti curvoni veloci, ma diverse chicane a media velocità che rendono il circuito molto stop and go, cosa che grava particolarmente sull'impianto frenante, sul consumo di carburante e sulle gomme posteriori, particolarmente sollecitate soprattutto dalle partenze a bassa velocità. Il tracciato è da carico aerodinamico medio o medio-basso. Inoltre parte dell'asfalto è di tipo stradale e ha quindi una bassa aderenza. Evolve oltretutto significativamente durante la gara e durante tutto il weekend, rendendo le strategie ancora più importanti. Le due curve lente, la 2 e la 10, sono spesso motivo di tempi cancellati durante le qualifiche a causa dei track limits. Nel 2022 sono stati ben 19 i tempi cancellati, quasi tutti a causa di una di queste due curve. Il tracciato è dotato di tre zone DRS, la prima davanti al rettilineo dei box da curva 14 a curva 1, la seconda dalla 7 alla 8, mentre la terza parte da dopo curva 11 e arriva fino alla 13 prima della chicane che dà sul rettilineo dei box. Il tracciato è lungo 4,361 km, il che ci porta a capire che servono 70 giri per raggiungere i 305 km che servono per completare un Gran Premio. Nel 2022 la pole è stata fatta da Verstappen su Red Bull, che ha successivamente vinto la gara. Il tempo era di 1 minuto 21 secondi e 299 millesimi, tempo che è stato fatto però sul bagnato. Sull'asciutto un tempo che poteva essere realistico era di circa 1 minuto e 13-14 secondi. Saltate ora a bordo con me e andiamo a fare un giro del tracciato. Ci portiamo alla destra per prepararci a lanciare l'auto dentro curva 1, portando più velocità possibile all'ingresso della 2. Controlliamo la potenza ripartendo verso la prima chicane. Giù 2 marce e dentro, andando a sfiorare poi il muro esterno. Ci riportiamo all'interno e poi di nuovo all'esterno e allarghiamo la traiettoria di nuovo per poi buttarci dentro alla S rappresentata dalle curve 6 e 7. Ci troviamo di nuovo a dover gestire l'enorme potenza della monoposto, risparmiamo qualche metro sfruttando la leggera curvatura di questo rettilineo, dentro a destra alla 8 per poi mangiare tutto il cordolo interno della 9 e poi prepariamo la traiettoria per frenare dritti prima del tornantino. Staccatona fino a 90 km/h, è indispensabile qui uscire il più forte possibile trazionando al meglio. Giù tutto come a voler sfondare il pedale dell'acceleratore per sfruttare la massima velocità raggiungibile sul rettilineo DRS. Ci prepariamo all'ultima chicane cercando di non andare nel muro dei campioni per poi far urlare il motore fino a tagliare il traguardo. Parliamo ora dei punti di sorpasso. Le prime due curve rappresentano un ottimo punto di sorpasso e non solo grazie all'utilizzo del DRS, ma anche a causa della forte staccata che precede poi la lenta curva 2, seguita da un rettilineo di modeste dimensioni. Anche la staccata di curva 6 può permetterci di vedere alcuni sorpassi. Arriviamo poi alla forte staccata della famosa curva 10, il tornante, che garantisce sempre davvero un sacco di spettacolo e soprattutto dei sorpassi particolarmente belli. Questo mi fa tra l'altro venire in mente anche la Tosa, che è un tornante con forme simili a questa. E devo dire che effettivamente questi tornanti di dimensioni medio-piccole sono soliti farci vedere dello spettacolo e è una cosa che potrebbero prendere in considerazione per il futuro. Il rettilineo che precede l'ultima chicane è un altro punto di sorpasso, visto la lunga zona con aperto il DRS. Certo, non è sicuramente il tipo di punto di sorpasso che ci fa impazzire. Siamo arrivati a parlare della storia di questo tracciato. Il tracciato non ha subito grandi variazioni dalla sua creazione.
Dal 1978 al 1986 i box erano nel rettilineo dell'attuale curva 10, che allora era l'ultima curva ed era considerata la curva 19. Dopodiché vi erano 3 chicane, l'ultima delle 3 precedeva l'attuale curva 1. Nel 1988 fu proprio questa chicane a venire eliminata. Inoltre, proprio in quest'anno i box verranno spostati dove sono ancora oggi. Nel 1994, dopo il tornante, viene creata una serie di curve che rimarrà anche per l'annata 1995, dopodiché il tracciato verrà cambiato rendendo il tratto da curva 10 alla chicane praticamente un unico rettilineo, tratto che vedrà un'altra piccola variazione nel 2002, che pur non cambiando significativamente la parte di tracciato, fa considerare la piccola variazione di traiettoria posta nel lato iniziale del rettilineo come una nuova curva, aumentando il numero a 14. Voglio raccontarvi ora un po' di curiosità su questo tracciato. Visto la vicinanza coi muri, è molto probabile l'ingresso di una safety car durante la durata della gara. Più volte negli anni, come è successo a Tsunoda nel 2022, l'ingresso della vettura di emergenza è stato causato da un pilota che, a causa delle gomme fredde, andava dritto in curva 2 dopo il pit stop, fermandosi contro le barriere. Un altro punto che ha causato spesso l'ingresso della safety car è quello rappresentato dalla chicane delle curve 13 e 14, vedendo molte auto fermarsi contro il muro esterno. Dopo gli eventi dell'anno 1999, dove 3 campioni del mondo, Schumacher, Hill e Villeneuve, terminarono la gara proprio contro questo muro, venne ribattezzato Muro dei Campioni, nome che conserva tutt'oggi, avendo causato la fine della gara anche per altri piloti campioni del mondo, tipo Vettel, che ha terminato la gara contro questo muro per ben 2 volte, e Verstappen. Anche Juan Pablo Montoya ha terminato su questo muro la sua gara, pilota che non ha mai vinto un mondiale, ma che certamente ne avrebbe meritato uno, almeno secondo me. Il Gran Premio del 1991 è stato segnato da diversi ritiri a causa di guasti meccanici. Entrambe le McLaren, marchio che ha vinto più di tutti su questo tracciato, entrambe le Ferrari e la Williams di Nigel Mansell si fermeranno. La Williams di Mansell, tra l'altro, si andrà a fermare all'ultimo giro mentre il pilota conduceva saldamente il Gran Premio, che verrà poi vinto da Nelson Piquet, seguito da 3 piloti italiani: Stefano Modena, Riccardo Patrese e Andrea De Cesaris. I piloti che hanno vinto più di tutti in Canada sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi con 7 vittorie ciascuno. Oltretutto entrambi condividono anche il numero di pole position qui, ben 6. Gilles Villeneuve sarà l'unico pilota canadese a riuscire ad aggiudicarsi una vittoria nel Gran Premio di casa, che fu anche il suo primo Gran Premio vinto in Formula 1, proprio nel 1978, anno in cui il Gran Premio del Canada si disputò per la prima volta a Montreal. Specifico a Montreal perché il Gran Premio del Canada si era già disputato prima, dal 1961 al 66, in cui l'evento non era però valido per il campionato, diventando poi valido dal 67 fino al 77, in cui fu valido e disputato quasi sempre sul circuito di Mosport, tracciato collocato nell'Ontario. Oltre a Gilles Villeneuve, molti altri piloti vinceranno qui il loro primo Gran Premio, tra questi Jean Alesi, Lewis Hamilton, Robert Kubica e Daniel Ricciardo. In questa pista, tra l'altro, nel 1973 si verificò il primo ingresso in pista di una safety car nella storia, in quanto prima la vettura di sicurezza nella Formula 1 non esisteva. Il Gran Premio del Canada del 2011, a causa delle pessime condizioni climatiche, portò la direzione della gara a sospendere momentaneamente la corsa. Proprio per questo il Gran Premio di quell'anno fu il più lungo della storia, durato ben 4 ore e 39 minuti, ma non fu solo questo il record di quel Gran Premio, in quanto fu anche il Gran Premio con la velocità media più bassa di sempre, soli 74 km/h, e con più sorpassi in assoluto, addirittura 89. Come se non bastasse, ci fu anche il maggior numero di ingressi in pista della safety car, che furono ben 6. Parliamo di sicurezza
E la prima cosa che mi viene in mente è un incidente di cui vi ho già parlato in un altro video. Nel 1982 avrà luogo un incidente tragico. La Ferrari di Didier Pironi rimase bloccata al via. Il pilota milanese Riccardo Paletti, al suo debutto in Formula 1, non riuscirà ad evitare la vettura ferma. Dopo lo schianto l'auto prenderà fuoco. I tentativi dei soccorsi saranno poi vani e in suo ricordo gli verrà intitolato successivamente l'autodromo di Varano de Melegari. Nel Gran Premio del 1997 Olivier Panis subirà la frattura di entrambe le gambe dopo un incidente avvenuto al 51esimo giro, sbattendo con la sua Prost a causa del cedimento di una sospensione posteriore. Il suo incidente causerà la fine del Gran Premio e anche la vittoria di Michael Schumacher che stava conducendo in quel momento. Il Gran Premio del Canada del 2007 è stato occasione di un incidente incredibile. Molti avranno già capito di quale evento sto parlando. A 44 giri dalla bandiera a scacchi, Robert Kubica, dopo aver rotto l'ala nel tentativo di sorpassare la Toyota di Jarno Trulli, andrà dritto poco prima di curva 10. L'auto, resa indomabile a causa di un cambio tra l'asfalto e l'erba dovuto a una corsia di soccorso esterna, si impenna, lasciando il pilota della Sauber BMW passeggero. L'auto impatterà contro il muro in cemento per poi ribaltarsi più volte fino a fermarsi su un fianco nel lato esterno del circuito. L'impatto, avvenuto a 260 km/h circa, produsse una forza di 75 G. In molti pensammo al peggio, viste anche le terribili immagini con il pilota polacco privo di sensi e coi piedi che spuntavano fuori dall'anteriore della vettura, resa praticamente irriconoscibile dal mostruoso impatto. Invece, fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, il pilota rimase completamente illeso. Kubica si rifarà l'anno successivo, andando a vincere il Gran Premio del Canada. Questo tracciato non è sicuramente tra i più sicuri del campionato. Oltre ai muri vicini al circuito e alle vie di fuga risicate in alcuni punti, il circuito è famoso per le diverse invasioni da parte di animali. Nel 2007 il pilota della Super Auguri Anthony Davidson dovette rinunciare a punti preziosi, perdendo la terza posizione dopo aver danneggiato l'ala anteriore, colpendo una povera marmotta che stava attraversando il tracciato, infrangendo tra l'altro il suo sogno di conquistare i suoi primi punti nella sua carriera in Formula 1. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, vi invito a mettere mi piace e ad iscrivervi al canale. Questo è un circuito spettacolare che a me personalmente piace tantissimo, nonostante sicuramente ci sono diverse critiche da portare per quanto riguarda il discorso sicurezza, anche se è molto difficile tenere degli animali fuori dal circuito come in questo caso, sicuramente il discorso invece dei muri potrebbe essere migliorato. Con questo vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Ciao a tutti!